Oggi nuovo unboxing e parliamo di caschi perché sì, mi sono spoilerato dalla bolla di consegna la scritta Kaberg, perciò andiamo subito ad aprirlo. Bene, Kaberg ci ha mandato il suo nuovo Drift Evo 2 Horizon Matte nella colorazione quella con le grafiche grigio, nero e bianco. Non l'ho ancora visto, ma c'è la scritta qua a fianco. Packaging classico del marchio bergamasco ovviamente per chi ancora non lo sapesse. Solita scatoletta all'interno. Casco all'interno ovviamente della fodera. All'interno della scatola poi c'è il basamento per tenere comunque il basamento in cartone per tenere fermo il casco, così almeno siamo sicuri che è sempre protetto, e la visiera Pinlock 70, naturalmente durante l'inverno è praticamente essenziale. Bene, questo casco tra l'altro l'abbiamo già visto ad EICMA, siamo andati allo stand di Kaberg e appunto ci avevano detto che fosse il nuovo modello, quindi provvisto, appunto, novità fondamentale di questo casco è la presenza del sistema di SOS, che adesso andiamo a vedere come funziona. Beh, il casco è proprio l'evoluzione del primo, molto sportivo con questa linea fusolata, uno spoiler tanto strutturato che esce molto e non è solo il codino alto ma anche nella parte laterale è ben strutturato. Classiche prese d'aria, qua ce ne sono due sopra e due sul mento, che si comandano tra l'altro una alla volta, solitamente nella maggior parte dei caschi queste si controllano assieme, e vedo dietro due estrattori. Chiusura della visiera con pulsante, questo per motivi di sicurezza, quindi è adatto anche per l'uso pista perché come vediamo il laccetto ha la chiusura con il doppio anello a D. Questo ovviamente più la chiusura permettono di correre in pista senza problemi. Visierino parasole che si comanda da questa linguetta laterale per alzarlo o abbassarlo, e gli interni che ancora non l'ho provato, però solo a tenerlo in mano sembrano parecchio imbottiti, sembrano molto morbidi. Ok, sono andato a fare un check giusto per ricordarmi come funzionasse il sistema NFC e non penso che non ci sia cosa più semplice. In pratica per il proprietario del casco basta registrare i propri dati all'interno del sito, si mettono i propri dati e dei numeri da contattare di emergenza. Mentre per chi invece andrà ad aiutare in caso di incidente, se per caso ad esempio io dovessi cadere, mi ritrovo per terra, una qualsiasi persona con smartphone dotato di tecnologia NFC, quindi praticamente tutti, alla persona basterà appoggiare il telefono qua dove c'è lo spoiler e come si vede appare una notifica. Adesso probabilmente nel mio caso, esatto, non è ancora configurato, però accedendo a quella notifica potrà appunto vedere i miei dati anagrafici e nel caso contattare il numero di emergenza che ho inserito, cosa fondamentale in caso appunto arrivi l'ambulanza, quindi per comunicare i miei dati e ovviamente per contattare nel caso ad esempio un familiare. Oltre alla tecnologia SOS Medical ID sono andato a vedermi un paio di informazioni. La calotta è realizzata in fibra di vetro, ci sono due tipologie di calotta per separare le taglie dalla XS alla XXL, il casco poi è dotato di sistema con sgancio rapido della visiera e le colorazioni sono in totale 11, alcune con le grafiche come ad esempio questa, altre in tinta unita. Tra l'altro è disponibile anche la versione in carbonio con la calotta realizzata al misto fibra di vetro e fibra di carbonio. Il prezzo parte da 309,99 € per le versioni monocolore.